Ma quindi Skriniar può davvero restare all'Inter? E nel caso con Bremer cosa si fa? Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, in questo contenuto proviamo a rispondere a queste due grandi domande. Sono due domande da $1 milione, come si suol dire, e sono le domande che immagino la maggior parte dei tifosi nerazzurri in queste ore si stanno ponendo. Arrivano continuamente delle notizie molto particolari, molto importanti sul fronte Bremer e sul fronte Skriniar, e gli ultimissimi aggiornamenti proprio degli ultimi minuti ci fanno pensare, ci fanno ipotizzare alla possibilità che Skriniar rimanga all'Inter, ma che comunque arrivi anche Gleison Bremer. Cerchiamo di capire però se è uno scenario credibile, se è vero e come eventualmente si possa arrivare a questo tipo di situazione, andando ad analizzare la questione all'interno di questo contenuto. Prima di partire, come sempre, un mi piace al contenuto, oggi più che mai, visto che parliamo di Skriniar che rimane, sapete tutti quanto sia importante, e un'iscrizione al canale, ovviamente, per consentirci di continuare a crescere. Allora, entriamo nel tema. Un aggiornamento sulla situazione è doveroso, mettiamo le premesse rispetto ai fatti reali e poi andiamo all'interno della discussione. Martedì, giorno di Lugano-Inter, c'è stato un incontro, si è raccontato di questo incontro a Milano tra Milan Skriniar e alcuni intermediari del Paris Saint-Germain. Skriniar non è partito per Lugano perché si era aggregato alla squadra e a Milano da pochissime ore. In più, se vi ricordate, in nazionale con la Slovacchia si era fatto male e quindi sta ancora smaltendo quell'infortunio, e quindi non c'erano motivazioni di altro tipo particolari rispetto al fatto che Skriniar sia rimasto a Milano. Si era parlato però di questo incontro avuto con il PSG, nel quale qualcuno diceva si sarebbe raggiunto il traguardo finale della trattativa, tutto chiuso. In realtà quello che filtra è che l'Inter attualmente stia ancora aspettando questo famoso rilancio decisivo del Paris Saint-Germain, perché attualmente, dopo alcune offerte iniziali da circa 50 milioni, il PSG sembra fermo ad un'offerta da 60 milioni circa, bonus compresi. 60 milioni che all'Inter non bastano. L'Inter ha sempre detto fin dal primo giorno, all'inizio si parlava di 80 milioni, poi si è calati un pochino, però sotto i 70 l'Inter non sembra voler scendere, e soprattutto non sembra voler aprire alla possibilità di contropartite tecniche nell'operazione, perché l'Inter ha questo obiettivo economico da dover conseguire e lo vuole fare solo attraverso cash e soprattutto non accettando, mi perdonerete a questo termine, gli scarti del Paris Saint-Germain, che magari sono comunque giocatori buoni, però loro giustamente hanno una rosa molto ampia, devono piazzare tanti giocatori e cercano di rifilarli un po' alle squadre dalle quali vogliono invece acquistare dei rinforzi. L'Inter, i vari Draxler, i vari Diallo, eccetera, non li accetta. Questa è proprio la situazione estremamente asciugata di qualsiasi altro tipo di dettaglio. Quindi trattativa attualmente ferma, l'Inter aspetta ancora, però il PSG il passo decisivo ancora non lo ha fatto. Ci sono quindi due narrazioni diverse a questo punto. In Francia anche il quotidiano L'Équipe, che è uno dei più autorevoli, continua a parlare di una trattativa ormai vicinissima alla chiusura, addirittura nel giro di poche ore. In Italia invece Sky inizialmente qualche giorno fa ha dato i primi accenni di forse Skriniar rimane, vediamo. Questa mattina anche il Corriere dello Sport ne ha parlato dicendo l'Inter sta valutando la possibilità che, se si va avanti così e se il PSG continua a tentennare, alla fine si tenga Skriniar e si vedrà come raggiungere questo obiettivo economico. È molto curioso il fatto che questo tipo di scenario sia opposto rispetto all'inizio, perché all'inizio di queste voci ricordo bene che in Italia si parlava di un PSG pronto all'assalto su Skriniar, ancora non c'erano le cifre, però la sensazione fin da subito era quella che il PSG il giocatore lo compra, perché è anche un po' la loro storia. Mentre in Francia erano molto più sospettosi, erano molto più prudenti da questo punto di vista, e invece ora lo scenario si è ribaltato. Arriviamo alla domanda, quindi è credibile che Skriniar, a fronte di tutto questo, rimanga all'Inter? La risposta tra sì e no che vi do io è sì, cioè è credibile ed è possibile che Skriniar rimanga all'Inter. È probabile che questo accada? Io ancora mi sento di dirvi di no, non mi sento di dirvi che a questo punto sia probabile nonostante tutte le recenti voci, e proviamo a capire perché. Allora, vi dicevo un attimo fa, l'Inter ha un obiettivo economico che si è sintetizzato intorno a questi 60 milioni, poi vedremo se saranno effettivamente 60, che va conseguito entro il 30 giugno 2023. Quindi ci sono questa sessione estiva di mercato,
la sessione invernale di gennaio e la prima parte, diciamo quel lasso di tempo tra la fine del campionato e il 30 giugno 2023, in cui anche lì si possono piazzare delle cessioni. Quindi c'è del tempo e c'è anche dello spazio per eventualmente posticipare qualche cessione. Questi soldi poi, questo va detto, sono raggiungibili, sono diciamo accumulabili anche cedendo altri giocatori. Non c'è la necessità impellente di cedere un big per arrivare a queste cifre. La questione qual è? È che cedere un big per ragioni di cifre diciamo massime e anche di velocità nell'operazione è molto più semplice rispetto che cercare di piazzare degli esuberi che ovviamente sono più complicati da andare a cedere. Quindi cedere Skriniar e cederlo oggi, comunque in queste settimane, significa incamerare con una sola cessione il grosso della cifra che ti serve, se non addirittura tutta, e farlo in maniera molto rapida. Mentre invece se si cerca di ottenerli con i vari De Vrij, oppure anche esuberi meno di livello, i vari Pinamonti, magari anche Lazzaro, i soliti nomi che facciamo, è più complicato ed è sicuramente molto più lento. Io non ho dubbi nel dire che se domani una qualsiasi squadra ti viene a chiedere De Vrij e ti mette sul piatto 15-20 milioni, l'Inter lo cede senza problemi, ma non perché non abbia stima di De Vrij, per il semplice fatto che è un giocatore che va per i 30, va in scadenza di contratto tra un anno, è nel momento ideale per cederlo molto più di Skriniar, che ti permetterebbe di massimizzare l'incasso, però andresti a perdere un giocatore che è una colonna portante all'interno della squadra. Quindi la possibilità di mantenere Skriniar e cedere altri giocatori per raggiungere l'obiettivo c'è, è ovviamente molto più difficile e ti apre a dei rischi, ti apre la possibilità che arrivi vicino alla deadline del 30 giugno e ancora magari non sei arrivato alla cifra pattuita. Quindi il motivo è questo, c'è la possibilità che Skriniar rimanga a fronte di tutto questo, c'è, però ti apri a dei rischi che poi eventualmente devi cercare di evitare e di colmare magari nel giro di pochi giorni fra un anno e non avendo più quindi il coltello dalla parte del manico in termini di cessione e di cifra anche da incassare. Un ultimo appunto, poi vi parlo di Bremer. C'è una cosa che mi dà un po' fastidio, sinceramente, e mi riferisco al Paris Saint-Germain. Ne abbiamo già parlato, tra l'altro, di questa cosa. Sono anni ormai che il PSG accumula giocatori uno dietro l'altro, la maggior parte poi magari neanche li usa. Il primo nome che mi viene in mente è Icardi, pagato più di 60, forse anche 70 milioni, praticamente un UFO all'interno del PSG. E mi fa molto ridere che tanti di quei giocatori che hanno preso e che erano notevolmente meno forti in rapporto alla cifra che sono stati pagati, sono stati presi così, senza nessun tipo di ripensamento. Quando vai a trattare un giocatore invece davvero forte e davvero di altissimo livello come Skriniar, tiri il più possibile sui milioni. Ora, io capisco che dal loro punto di vista vedono un giocatore che va in scadenza tra un anno e magari giocano anche su quello. Noi che siamo più interni al mondo Inter sappiamo che la scadenza di Skriniar è solamente formale, perché se dipendesse da lui avrebbe già la penna in mano per firmare il rinnovo. Sinceramente continuare a tirarla per le lunghe, far passare settimane e settimane per non voler offrire un numero di milioni che per un club come il PSG sono briciole quasi, io fossi nell'Inter a me darebbe un pochino fastidio, sinceramente, e quindi capirei se l'Inter da questo punto di vista sta dicendo risolviamola nel breve, altrimenti amici come prima, perché sembra quasi una presa in giro, ecco, con tutto il rispetto. Questa è una mia opinione. Veniamo a Bremer, quindi la domanda di riflesso è: ma quindi se rimane Skriniar può arrivare anche Bremer o rischiamo di perderlo e vederlo andare da altre parti? In realtà no, cioè in realtà l'Inter continua a far filtrare, e lo ripetono in tantissimi anche detti lavori, che Bremer vuole, cioè l'Inter vuole Bremer a prescindere da Skriniar. Non è che per arrivare a Bremer serve cedere qualcuno in difesa, come per esempio potrebbe valere per Paulo Dybala in attacco. Il problema della chiusura per Bremer non è numerico nella rosa, ma è di liquidità. Cioè l'Inter deve cedere un giocatore per arrivare ad avere una certa liquidità necessaria per chiudere Bremer. E infatti non a caso l'Inter sta spingendo molto per piazzare Pinamonti al Monza o all'Atalanta o quello che sarà, proprio per incassare dei soldi freschi che poi andranno a essere piazzati su Gleison Bremer. Quindi la domanda, se Skriniar rimane, Bremer non arriva, la risposta è no. L'Inter vuole fare Bremer a prescindere, perché poi in difesa in realtà già ti manca un tassello, e lo ha detto anche Simone Inzaghi dopo Lugano-Inter, è andato via Ranocchia e l'Inter al momento ha 5 difensori a fronte di una necessità di averne 6. Quindi Bremer comunque
se l'Inter ci punta davvero, lo fa arrivare a prescindere da Skriniar. Quali sono gli ultimi aggiornamenti quindi sulla situazione Bremer? Ci sono stati nuovi contatti anche nelle ultimissime ore fra l'Inter e il Torino. Si sta arrivando pian pianino, lentamente, ad un accordo definitivo. Cairo continua, il presidente del Torino, a chiedere cifre enormi, però alla fine si dovrebbe arrivare circa a una operazione chiusa intorno ai 30-35 milioni, bonus compresi, senza ulteriori rilanci. C'è il nome di Casadei che sta aleggiando intorno alla trattativa. Cairo da questo punto di vista vorrebbe solo cash, quindi vorrebbe questi 30-35 milioni tutti cash, e Casadei magari eventualmente in prestito, o comunque il grosso dell'operazione la vorrebbe fare cash. L'Inter e a quanto pare anche lo stesso Vagnati, direttore sportivo del Torino, starebbero spingendo per inserire Casadei all'interno di questi 30-35 milioni con una valutazione intorno ai 7-8, anche perché Casadei è un giocatore che piace molto a Ivan Juric ed evidentemente il Torino è convinto di poterne fare un pezzo importante della rosa. Se l'Inter dovesse accettare la cessione a titolo definitivo di Casadei, è molto probabile che inserisca comunque un diritto di recompra, che è una cosa che sta cercando di fare con la maggior parte dei giovani che valuta di piazzare sul mercato. Da questo punto di vista si parla, vi dicevo, di una valutazione intorno ai 7-8 milioni, con una recompra di durata probabilmente biennale intorno ai 14-15, in modo tale che se poi Casadei dovesse esplodere, l'Inter potrà valutare di riacquistarlo. So che ne parliamo da tempo, so che diciamo questa cosa da tempo, però continua a filtrare ottimismo. Lo stesso Bremer, nonostante la corte della Juventus, nonostante altri club anche dall'estero, continua a mettere l'Inter come priorità e continua a dire di volere l'Inter, e Cairo, nonostante le sue resistenze, le sue sparate a livello di cifre, sembra che alla fine voglia accontentarlo. Quindi personalmente sono abbastanza fiducioso sul fatto che per Bremer si arriverà ad una conclusione probabilmente nei prossimi giorni. Ultimissima cosa che voglio dirvi, starete notando, immagino, che in questo momento in Europa, da qualche settimana, c'è un discreto valzer dei difensori. Sono tanti quelli di cui si parla e tanti quelli che si stanno muovendo. Io me ne sono segnati alcuni: Skriniar, Bremer, De Ligt, Koulibaly, Kimpembe, difensore del PSG che sembra in direzione a Chelsea. Qualche settimana fa Rudiger, che era in scadenza di contratto ed è andato via, si è mosso anche Süle dal Bayern Monaco, si era mosso Ginter, insomma Christensen del Chelsea. Sono tanti i difensori che si stanno muovendo, che stanno valutando di cambiare squadra o che l'hanno già cambiata. È il caso di Koulibaly, che a ore sarà ufficiale al Chelsea. Io dico solo questo: uscirne bene all'interno di questo valzer dei difensori è molto difficile, perché comunque ci sono club che vendono e di riflesso andranno a comprare, giocatori di club che vendendo andranno poi a comprare, e si andrà avanti così. Il fatto che per esempio Kimpembe sia prossimo a lasciare il PSG mi preoccupa un po', perché a quel punto poi l'affondo definitivo su Skriniar diventerebbe quasi inevitabile. In ogni caso, ecco, giusto per far notare, la Juve rischia di perdere De Ligt, il Napoli sta per perdere Koulibaly, non dico che questo giustifichi il fatto che l'Inter perda Skriniar, cioè alla fine sono discorsi da fare singolarmente sui vari club. Però, ripeto il concetto, uscirne bene, e bene non significa tengo Skriniar e prendo Bremer, cioè bisogna fare un discorso molto più pragmatico, per dire, se io cedo Skriniar e prendo Bremer, a me fa malissimo come situazione, non la vorrei mai, però all'interno di questo contesto è un uscirne bene dal mio punto di vista. Quindi uscirne bene in tutto questo è molto complicato, ma vedremo quello che accadrà. Questa era la situazione attualmente sul fronte Skriniar, sul fronte Bremer e sulla famosa domanda che tutti si stanno ponendo. Io vi chiedo a questo punto, ragazzi, un mi piace al contenuto e ancora un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, e poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, perché qui si vanno a toccare questioni tecniche ma anche questioni emotive sul nome di Milan Skriniar soprattutto, quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se volete possiamo poi continuare a parlarne all'interno del club di Passione Inter, come già stiamo facendo in queste ore, quindi www.passioneinter.club. Mi raccomando, passateci e valutate di abbonarvi e entrare a far parte della nostra community riservata. Infine, se mi stai seguendo in podcast, ti lascio in descrizione l'analisi a freddo di Lugano Inter. Ci sono tanti spunti, tante questioni che secondo me sono emerse dalla prima amichevole. In descrizione trovi il link per andarla ad ascoltare. Se invece mi stai seguendo su YouTube, il link ti comparirà qui alla mia destra, clicca e fammi sapere che ne pensi.